Buonasera, mi chiamo Cristian Diombaira e sono blockchain expert, diciamo, di Interlogic. Io parlerò del problema di cui ha accennato Dario, ossia quello dello split di Bitcoin in due diversi prodotti. In particolare una cosa che magari non è passata è il perché ci siano un Bitcoin Core e un Bitcoin Unlimited. Beh, per poter capire il problema dobbiamo un attimo vedere qual è la situazione attuale. La situazione attuale è che Bitcoin non scala, e non scala non semplicemente perché la blockchain non scala, ma perché ha dei problemi che sono dovuti ad alcune modifiche che sono state fatte al protocollo. Allora, nello specifico, prima di tutto dobbiamo cercare di capire perché la blockchain ha dei problemi a scalare rispetto a sistemi centralizzati. In una blockchain che segue il consenso di Nakamoto, praticamente è molto costosa la verifica o la conferma di transazioni, perché bisogna fare quello che viene chiamato una proof of work. Una proof of work è una prova crittografica che richiede il dispendio di energia elettrica e che non è che dia una soluzione, e che dà una soluzione solamente statistica, in cui praticamente c'è un puzzle che viene risolto e la cui soluzione viene raggiunta solamente in modo statistico, non è certa il raggiungimento della soluzione. Quindi è possibile che dei nodi facciano diversi cicli prima di riuscire effettivamente a raggiungere la soluzione. E questo è un collo di bottiglia, ovviamente. Vuol dire che nel momento in cui arrivano le transazioni non vengono subito confermate, al massimo sono valide, ma non in sé per sé aggiunte alla blockchain. Dall'altra parte però Bitcoin ha un problema per cui le transazioni che possono essere confermate al secondo sono molto basse, sono 3, come prima diceva Dario Pizzato. Perché questo? Quando Bitcoin nacque non c'era un limite al numero di transazioni che potevano essere accettate al secondo, se non quello dato da un limite che già c'era nel codice iniziale di un blocco confermato ogni 6 minuti. Poi è successo qualcosa nel 2014. Nel 2010, scusate, nel luglio del 2010 Satoshi Nakamoto introdusse un limite che imponeva che i blocchi che cosa sono? I blocchi sono i raggruppamenti di transazioni che vengono effettivamente confermate, avessero 6 minuti avessero solamente 1 megabyte di dimensione. Da lì in poi è nata tutta quanta la diatriba. Era una misura finalizzata ad aumentare la sicurezza di Bitcoin, perché questo evitava quello che viene chiamato un attacco DOS, o comunque limitava il caso di attacchi DOS. Cos'è un attacco DOS? Un attacco DOS sostanzialmente è un attacco informatico in cui un servizio web ottiene troppe richieste e quelle richieste non le riesce a processare tutte e quindi finisce con non funzionare più. Quindi questa misura era una misura di sicurezza. Il problema è che ha avuto come conseguenza quella di limitare a 6-7 transazioni al secondo teoriche, 3 transazioni di fatto. Vi ricordo che VisaNet ha 56.000 transazioni al secondo al massimo. VisaNet riesce ad essere un sistema che viene utilizzato da tutto quanto il mondo, e quelle 56.000 transazioni al secondo è una capacità massima che non viene quasi mai raggiunta, e comunque riesce a funzionare per molti utenti ovunque nel mondo senza problemi. Qual è la conseguenza di questo? Quando la rete Bitcoin non riesce più a gestire, quando un miner non riesce a costruire un blocco con tutte quante le transazioni, deve scegliere quali transazioni entrano prima e quali entrano dopo. In che modo vengono selezionate queste transazioni? Quelle con le fee più alte ovviamente vengono prioritizzate rispetto a quelle con le fee più basse. Di conseguenza molte transazioni non vengono accettate e le fee finiscono a palazarsi, ossia il sistema Bitcoin finisce con diventare molto costoso. Nel 2010 Satoshi Nakamoto fa questa modifica, ma non solo, dice dall'altra parte che si aspettava un Bitcoin che nel futuro avrebbe avuto pochi nodi,
proprio per via di vari problemi di scalabilità e quant'altro, e molti piccoli client leggeri che si sarebbero interfacciati. Adesso quindi la diatriba sostanzialmente su questi due punti, perché Satoshi Nakamoto non c'è più. Da quando non c'è più è iniziato ad esserci tutto quanto il problema di governance all'interno del sistema Bitcoin. Perché comunque, nonostante quanto spesse volte viene detto, Bitcoin non è una tecnologia che possa risolvere tutti quanti i problemi di automatizzare l'interazione sociale, evitare, diciamo, la politica. La politica comunque il problema della politica non è risolto, e la politica infatti, tolto il re, diciamo, è entrata in campo. Quindi da lì in poi c'è stata una diatriba tra coloro che volevano aumentare le dimensioni di questo blocco e quindi aumentare la scalabilità, e coloro invece che volevano mantenersi a quanto effettivamente Satoshi Nakamoto aveva fatto nell'immediato, e poi dopo ha iniziato a fare altri tipi di modifiche. Da lì il discorso che veniva fatto da Dario di Bitcoin Core e Bitcoin Unlimited. In realtà è una storia molto che inizia da molto tempo fa, inizia dal 2015 nello specifico, ma già c'erano dei record all'interno dei forum di dissensi e quant'altro, perché comunque Satoshi Nakamoto già era scomparso, per così dire, e non si poteva risolvere perché c'era un problema della mancanza di una qualche forma di governance. Non c'è votazione democratica, non c'è niente sostanzialmente, e il tutto è stato risolto attraverso figure carismatiche che si sono man mano imposte. Quindi dal 2014 si va avanti con questa discussione su quali siano le misure migliori per scalare Bitcoin, con il risultato che adesso siamo a 2,5 transazioni che vengono accettate al secondo, e Bitcoin viene sempre più utilizzato e c'è sempre più bisogno che venga utilizzato. Quindi cosa che è successo sostanzialmente? Dal 2015 sono nati dei fork. Questi fork erano dei fork finalizzati ad aumentare la dimensione del blocco, ma questi fork non potevano essere facilmente accettati perché sostanzialmente, per come funziona la community, nel momento in cui non c'è una vera e propria governance, o c'è un'accettazione quasi con una maggioranza che sia molto alta, oppure è quasi impossibile che riesca a passare una qualche modifica. Quindi la situazione da lì in poi era: le modifiche importanti richiedono una grandissima maggioranza, di norma si va avanti a figure carismatiche. Le figure carismatiche hanno un incentivo a combattersi tra di loro se hanno dei dissensi, anche perché generalmente le persone molto intelligenti magari sono anche molto testate, diciamo, nella posizione. Quindi si è avuto dei fork, tre in particolare. Il primo è stato quello di Bitcoin Unlimited, di cui parlerà poi dopo Mirko, e tutti quanti questi avevano al fine di cercare di aumentare la dimensione del blocco. Tutto questo per parlarvi di cosa? Il problema principale che c'è adesso, che dovrebbe essere risolto in qualche maniera, è quello della scalabilità sociale di Bitcoin. La scalabilità tecnica, più o meno avete un'idea di che cosa sia. La scalabilità tecnica vuol dire la capacità di un sistema tecnico di riuscire, quando effettivamente ce n'è bisogno, di servire più clienti, di fare più operazioni. C'è una maggiore base d'utenza magari, e ad un certo punto il sistema tecnicamente deve essere capace di fare quanto faceva prima per una base d'utenza maggiore. La scalabilità sociale invece è qualcosa di vagamente diverso, è la capacità di un sistema di funzionare anche quando aumentano il numero di persone e il numero di interazioni che ci sono all'interno, o la complessità delle operazioni che vengono fatte all'interno. Il problema di Bitcoin principalmente è questo, è un problema di scalabilità sociale, nel senso che manca un qualche meccanismo che permetta di decidere che cosa viene fatto e perché, insomma un sistema che organizzi la cooperazione sociale all'interno della comunità Bitcoin. Ora, questo potrebbe sembrare un discorso molto distaccato dal consumatore finale, però l'effetto che ha
è che non vengono facilmente prese decisioni che potrebbero essere utili al consumatore finale per poter effettivamente avere assicurato il suo valore. Difatti, poi dopo parlerà magari Mirko di Bitcoin Unlimited e quant'altro. La situazione che si rischia di avere adesso è che ci sia un fork con una maggiore probabilità di successo rispetto a quelle precedenti. Che effetto avrebbe un fork? Un fork avrebbe l'effetto che il valore degli utenti non abbia sostanzialmente più valore, ci sarebbero molti più attacchi, alcuni soldi sarebbero all'interno di un sistema, tutti i soldi sarebbero raddoppiati, ci sarebbe una parte in un sistema un certo ammontare, lo stesso ammontare ci serve quello, quale utilizzare, ci sarebbero utenti che potrebbero riuscire a passare da uno all'altro, vari problemi. Sostanzialmente il sistema crollerebbe e quindi anche tutto il valore che c'è all'interno, a meno che non si riesca a coordinare in qualche modo la cosa e qualcuno vinca sull'altro. Questo, il problema della scalabilità sociale è un problema che sostanzialmente nella teoria dei giochi viene trattato, diciamo che c'è una cosa che viene chiamata prezzo dell'anarchia. Il prezzo dell'anarchia sostanzialmente è, per farvi un esempio semplice, siete in un incrocio, non ci sono i semafori, non ci sono regole specifiche, ma siete in un incrocio con la macchina e anche gli altri hanno la macchina. Come vi coordinate? Nessuno regola niente, non c'è un protocollo di comportamento, la probabilità di incidenti è altissima, è una cosa della Madonna sostanzialmente. By the way, in San Pietroburgo ci sono degli incroci in cui funziona praticamente così. Loro non l'hanno risolta, però come? Dopo tanto tempo, casini di ogni tipo, ma praticamente hanno un protocollo di comportamento per cui attraverso accelerazioni, movimenti particolari, ognuno sa esattamente se deve fermarsi e quant'altro, e funziona tutto. Ovviamente se voi andate lì non sapete niente. Quindi c'è un problema di scalabilità sociale. Il problema di scalabilità sociale, se non viene risolto, rischia di mettere a repentaglio tutta quanta la rete Bitcoin e ridurre quindi il valore di Bitcoin e far sì che molti utenti non riescano effettivamente a beneficiare di questo sistema o non abbiano più fede, diciamo, in questo genere di sistemi. Dalla parte più pratica, la bassa scalabilità ha come effetto quello di rendere di ridurre l'efficienza dei servizi. Siamo arrivati per esempio a $6 per transazioni semplici di fee. Perché mai qualcuno, per esempio, diciamo in un paese africano XY, che magari non ha accesso ad una certa banca, dovrebbe spendere $6 per poter riuscire a fare una transazione che ne vale sicuramente di meno? Non c'è motivo. La stessa cosa vale per transazioni di piccole quantità, come quelle magari di tutti quanti i giorni, non ne vale la pena. Ci sono persone all'interno di Blockstream, o quindi al discorso Bitcoin Core, che acquista bene questa situazione sostanzialmente. Per loro Bitcoin non deve essere un sistema di pagamento globale o qualcosa del genere, ma prima di tutto una riserva di valore, qualcosa di simile a loro. Quindi qualcosa che possa essere utilizzato da altri sistemi di monete digitali per poter giustificare il loro valore, una sorta di gold standard sostanzialmente. Altri però non sono della stessa idea e purtroppo anche lo stesso Satoshi Nakamoto su questo non è stato molto chiaro. Nello stesso paper parlava sia di Bitcoin come una riserva di valore sia di Bitcoin come un sistema di pagamento peer-to-peer, ma le due cose non stanno sempre insieme, perché a volte perché l'oro, diciamo, non è facile da trasportare, la banconota è facile da trasportare. La banconota è un buon sistema di pagamento, l'oro non è un buon sistema di pagamento, ma è una buona riserva di valore. Quindi sostanzialmente questa è la distinzione tra chi vede Bitcoin come banconote, diciamo in un certo senso, ma di valore, e chi invece vede semplicemente Bitcoin come una sorta di oro che non serve che venga spostata a prezzo basso, ma che serve a beccare il valore di altri sistemi. E con questo di aver finito passa a Mirko. E una cosa... giusto la domanda. Quando venne messo il limite del blocco da Satoshi Nakamoto a 1 megabyte, la quantità di transazioni dentro il blocco mediamente erano di 10 kilobyte, quindi il limite era 100 volte superiore al traffico in quel momento. E chiaramente Satoshi scrisse chiaramente che riteneva quella regola una brutta regola, messa lì soltanto per temporaneamente, finché il sistema non fosse in grado di
autoregolarsi in maniera adeguata, e di come può dire, che quella regola doveva essere una regola che doveva essere locale di ogni singolo nodo, decisa da ogni singolo nodo e non dalla rete, dal protocollo, doveva fare parte del protocollo, quel 1 megabyte. Grazie.